Ciao a tutti, sto aspettando la mia amica Martina perché oggi pomeriggio andremo insieme a fare un giro ai mercatini di Natale che ci sono qui a Bologna. Ciao! Allora, ora dobbiamo entrare un attimo alla PAM perché devo prendere qualcosa da mangiare e dato che ci sarà molto da camminare oggi e quindi iniziamo il nostro tour della PAM italiana, Bologna. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Le raviole sono tipiche. Ah sì, tipiche di dove? Non lo so tipiche di dove, però sono Dolci tipiche. tradizioni emiliane. Ecco, appunto. Io non le avevo mai sentite. Cioè a Reggio Emilia si chiamano tipo tortelli dolci. I tortelli dolci dovrebbero essere tipo questi con dentro la marmellata, credo. Ah, questi cantuccini toscani. Buoni. Fai vedere il prezzo, 2,40. Dai, ci sta. Vediamo. Ma sentiamo, tu cos'è che devi prendere di preciso? Qualcosa per celiaci. Guarda, questo indica senza glutine. Se hai la tessera sanitaria ti permette di comprare, hai tipo un tot di euro che ti dà lo Stato se sei celiaco. Sì. Allora, qui ci sono un sacco di merendine che mi ricordano della nostra infanzia. Della mia infanzia, ma immagino anche la tua. Anche la mia, sì. Cosa abbiamo allora? Io mangiavo un botto questo. Sì, buonissimi flauti. A me piacevano anche i flauti al cioccolato. I Pangoccioli. pangoccioli. Ah, vabbè, poi cioè, Sì, classico. classico. In realtà non dovevamo prendere tante cose. Stiamo No. solo girando così a caso per farvi vedere Fai vedere la Coca-Cola. la Coca-Cola. La Vabbè, sì. Coca-Cola. La Coca-Cola. Oh. Ecco, sì, la famosa. La Coca-Cola o la cannuccia horta. Lo posso fare perché sono toscana, ok? Dovete sapere che alcuni toscani, come Martina, hanno la gorgia toscana, ovvero questo modo di pronunciare la C in modo aspirato. Quindi invece di dire K, dicono Ha. in realtà quando la C dovrebbe avere un suono duro, quindi K, loro lo pronunciano in modo aspirato, H. Sostanzialmente questo. Dunque, abbiamo preso quello che ci serviva dal supermercato e adesso ci dirigiamo verso Porta Galliera, dove ci sarà il mercatino, il primo mercatino che vedremo oggi, mercatino natalizio. E Porta Galliera si trova davanti alla stazione, cioè voi quando arrivate a Bologna in treno uscite dalla stazione, che tra l'altro è un labirinto. La stazione di Bologna è un po' un labirinto, se non la sapete navigare è un po' difficile saltarci fuori, ma se riuscite a uscire dalla stazione vi troverete davanti questa piazza con una porta e lì si tiene il mercatino natalizio. Sì. Credo che lì ci sia anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio che di solito la mettono proprio nel periodo invernale, ma più nello specifico nel periodo natalizio. L'atmosfera natalizia inizia a sentirsi. Ah, e poi dopo passeremo a vedere anche l'albero di Natale in Piazza Maggiore, che io non ci sono ancora stata a vederlo, ma vedremo com'è. Dunque, qui siamo appena passate per il mercato della Montagnola, che come vi ho spiegato nel mio ultimo video si tiene il venerdì e il sabato al Parco della Montagnola in piazza 8 agosto. Però non ci fermeremo qui perché oggi vogliamo andare a vedere i mercatini natalizi. Io e Martina ci siamo appena accorte di essere coordinate. Mecciamo. Esatto, Guardate le nostre giacche. Assurdo, non l'abbiamo neanche fatta apposta. Ci siamo. Eccoci qua. Siamo arrivate in piazza, il In primo piazza. mercatino, e qui, come vi dicevo, c'è la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Che proveremo o non proveremo? Io oggi non sono nel mood. Zero. Qui sembra che ci siano cose fatte di lana. Ah, c'è anche l'incenso. Assurdo. Te di solito quale prendi? Di solito non ho un di solito perché lo prendo abbastanza di rado. Il Palo Santo. Ecco, l'ultimo che ho preso è il Palo Santo Oh. e l'ho preso proprio nell'ultimo video che ho registrato. Vediamo i gioielli.
cosa c'è qua. Belli questi. Carini, ma cosa sono, orecchini? Mi piacciono molto gli anelli con le pietre. Oh, Cosa figata. sono secondo te? Profumi? Sì. Molto carini. Oh. Hanno i fiori dentro, chissà se sono veri. Dunque, qui c'è la zona cibo, che secondo me è la parte più interessante di questo mercatino. Sì. Anche se io ho appena pranzato, quindi non penso che mangerò niente, però vediamo cosa c'è. Allora, ci sono bomboloni e ciambelle, waffle, strudel molto buono. Poi vabbè, focacce e pizzette. Poi lì cosa c'è? Ho la parte fritta, mi sa. Ah sì, fritti. Ah, lì fanno le crepe però. Le crepe. Lo zucchero filato, oddio, io adoro lo zucchero filato, quanto costa? Mi sa che andremo al prossimo mercatino, questo ce lo potevamo anche risparmiare. Già. Non c'era un granché, però dai, sono molto speranzosa che gli altri mercatini siano più interessanti. Let's go! Il prossimo mercatino che andremo a vedere è quello in via Altabella, si chiama. Altabella. È vicino alla chiesa di San Pietro, cattedrale di San Pietro. Non San Pietro di Roma, un'altra chiesa di San Pietro. Sì. E quello lì è abbastanza piccolo, però mi piace, non mi dispiace, è un bel mercatino, c'è tutti gli anni. Siamo ancora in via Indipendenza. È lunga via Indipendenza. Ah, poi i lavori, ci sono ancora i lavori, anche se alcune parti di via Indipendenza le hanno riaperte, ci sono ancora tanti lavori. Tra l'altro ho visto un video su TikTok, credo, di una persona che era andata in via Indipendenza lo scorso weekend e c'era una marea di gente, non si riusciva a camminare, nessuno si riusciva a muovere, erano tutti bloccati sotto i portici perché chiaramente essendoci i lavori la gente non può andare sulla strada, quindi devono camminare tutti sotto i portici e non c'è spazio. Ok, la cosa che mi sorprende tipo in città è che vedi le macchine passare vicino alle persone che gli fanno il pelo. Spiega che cosa vuol dire fare il pelo? Spiegalo tu! No. Quando le macchine, ma anche tipo le persone ti passano veramente vicino, cioè quasi a sfiorarti, ma non gliene importano, continuano a camminare senza rendersi conto di aver rischiato la vita. Cioè. È vero. Comunque tutti i negozi e tutte le vetrine sono già addobbati, quindi è molto bello. Siamo quasi arrivate in Piazza Maggiore e lì dovrebbe esserci il mercatino di cui parlavo prima, ma io direi che prima di andare al mercatino aspettiamo Andrea, perché abbiamo appena scoperto che ci raggiungerà il nostro amico Andrea e quindi niente, aspetteremo Andrea e intanto faremo due chiacchiere. Dunque questa è via Altabella e questo è il mercatino di Natale. Così se c'è qualche... Sinfonia! Eccoci! Ecco l'albero di Natale, lì c'è la fontana del Nettuno. Cosa posso dire? È un albero di Natale perché ha tante decorazioni. Esatto. Che dire, poi belle. alla base ci sono anche tante piantine. Facciamo vedere le piantine. Sicuramente più bello di sera, chissà se fa buio presto, forse riusciremo a farvelo vedere. Esatto. Lì c'è il testo della canzone di Luca Carboni, Bologna è una regola. Allora, cambio di piani. Visto che non sta passando il bus che Andrea dovrebbe prendere per andare in centro, per venire in centro, stiamo andando solo noi, da sole, al mercatino di via Altabella e poi andremo con Andrea agli altri due mercatini. Credo che non stia passando perché oggi è sciopero. Giusto, c'è lo sciopero che anche Martina doveva prendere il treno per arrivare qua e per miracolo c'era il treno. Però non passano i bus. Quindi situazione difficile.
Quindi rieccoci qua. Eccolo qua. Pronti? Sì. Ok, si parte subito bene con Esatto. il cibo. Allora, questi sono strabuoni. Le mie C'è anche preferite. il cocco. Che cos'è? Il cocco. Ah, Non ho mai oddio. visto il cocco a quel modo. Neanch'io. Poi ci sono le noci. Le noci di macadamia. Queste cosa sono? Mandorle, molto buone le mandorle. Però mi sa che non prenderò niente. Idem. Ci sono anche le caramelle. Sì, sì. Adoro. Pazzesco. C'è anche il mulino e l'aeroplanino. Troppo bello, troppo bello. Adoro l'ametista, adoro, bellissime. È uguale a quello che ho io, ti ricordi? Bello, sì, una pochette, molto carina, molto molto carina. Che belli gli anelli con le pietre, troppo belli. Questo è il viola. A me piace molto quello viola con la base argento. Scusi, ma gli anelli si possono provare? Allora, sono molto belli, quelli con l'ametista. Questi costano 8 euro, questi costano 6, sono più piccoli, ma io non ho idea di che misura porto per gli anelli, non ne ho idea, quindi dovrò andare molto a caso. Hanno tutti delle forme diverse, però sai che questi anche sono molto Ti belli. dirò, bello anche. Anche questo blu è molto bello. Sì, E poi mi piace che abbia questo riccioletto alla fine. esatto. Dai, ne provo uno. Provo tipo questo blu o questo verde. Sai che anche il verde mi piace. Proviamo Anche il questo. verde, sì, ci vedo. Tipo qua. Oh, ci sta. È carino, cioè è un po' grande, non è la mia misura, ma possiamo provare a chiedergli un'altra misura. Però fammene provare anche uno nero. Questo magari. Oh, sì, con la pietra nera. Molto bello, cioè che è tipo un nero tendente al viola. Ok, questo è piccolo, mettiamolo nell'ingolo. Che poi vabbè, ho le mani distrutte dal freddo, ignoratele. Bello però, cioè servirebbe un po' più grande. Vediamo se questi altri sono più grandi. Tipo questo. Questo è grandissimo. Guardate qua che fame Cioè, che mi viene. Scusate, la mortadella cioccolato bianco e pistacchio. Assurdo. Sì, sembra una mortadella vera. Una mortadella. Assurdo. Che poi nella mortadella vera c'è in effetti il pistacchio, però chiaramente è anche salato. Assurdo. C'è della logica. Vabbè, dietro. salame di cioccolato, Sì, classico. classico. Alla fine non ero convinta degli anelli, quindi nulla. Senti Andrea, ma se continua a non passare, non stare a prendere il freddo alla fermata, piuttosto torna a casa e ci vediamo un altro giorno, anche se mi dispiace, però non vale la pena aspettare inutilmente l'autobus così. Aggiornamento, è passato l'autobus di Andrea. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo in Piazza Minghetti per il prossimo mercatino. Quello di Piazza Minghetti dovrebbe essere un mercatino francese. Oh! Yeah, lei studia francese. Stiamo andando verso Piazza Minghetti mentre mangiamo dei mandarini gentilmente offerti da Martina e in Piazza Minghetti ci ricongiungeremo con Andrea. Comunque in realtà si è già fatto un po' buio, ma l'albero è spento. Non so se si accenderà mai a sto punto, però mi sembra strano un albero di Natale senza luci. Credo si accenda alle 5. Ah, Guarda bello là. qui a Bologna ci sono comunque delle leggende. Una di queste è che se attraversi Piazza Maggiore in diagonale non riuscirai a laurearti. Però noi ci siamo già laureati in realtà, ci siamo già laureati una volta. Sì, dovremmo laurearci una seconda volta, però avendo già una laurea mi sento tranquilla e quindi attraverserò Piazza Maggiore. in No, diagonale. io non voglio rischiare. Dai, Vai, fallo. No. Facciamo prima. Fai tu, ok, io farò Io tutto il perimetro. Io vado di là, tu fai il giro. Benissimo. Questa è la galleria Cavour addobbata per Natale. Guardate che carina. Non è la più bella maglia che ha fatto? Oi. Wow! Wow. Wow. Wow.
Allora, il mercatino doveva essere qua, ma io non vedo niente. Non vedo assolutamente niente. Oddio. No, doveva essere tipo qua. No. Niente mercatino francese. Intanto però dobbiamo cercare Andrea, che dovrebbe essere... Eccolo, eccolo! Aspetta! Bella a tutti ragazzi, non sono Favij come sempre. Sì, abbiamo due No, microfoni vabbè, oggi. bellissimo, oggi high tech. Yes. E quindi siamo qua, dove doveva esserci il mercatino francese. Che ma non c'è. non c'è. Infatti quando avete detto ti raggiungiamo noi, non c'è niente qua però. Va bene, c'è la piazza di Minghetti che vi farei la lezione di storia se sapessi che è Minghetti, ma io non ho mai fatto attenzione alle lezioni di storia. Ottimo. Non ero un bravo studente di storia. Scientifico, Quindi- scienze applicate. Quindi dove andiamo? Io senza direi che microfono. andiamo No, al mercatino dove andiamo? di Santa Lucia, Sì, Santa Lucia, È let's go bellissimo. ski! che è in strada maggiore. Sì. La sai tu la strada per arrivare? Sì. No, davvero, per una volta so dove stiamo andando. Ok. Qui c'è Palazzo Pepoli, che è un museo della storia di Bologna, si trova tutto dagli Etruschi fino a tempi più recenti e guardando giù di qua si può vedere la torre degli Asinelli, punto interrogativo, Sì. tutta colorata di rosso. E perché l'altra l'hanno impacchettata perché rischia l'hanno di crollare. impacchettata? E non l'hai vista l'altra torre che è tutto chiuso là sotto? Un tempo ci passava Ah l'autobus. sì, la Garisenda, sì, sì, esatto. sì. Che poi parlando di leggende, prima Mm. vi abbiamo spiegato la superstizione secondo la quale non bisogna... Ah sì, se sali sopra i tetti di Bologna non ti laurei. Ah, sopra i tetti di Bologna. Ah, io sapevo che non bisognasse salire sulla torre degli Asinelli. Allora, tutti dicono la Torre degli Asinelli perché è la torre di Bologna, però in realtà chi è fortemente credente in questa superstizione dice che sono i tetti di Bologna in generale, non li puoi superare. Ah, Che cioè è non il puoi motivo salire per cui al di sopra... è il motivo per cui ad esempio c'è anche il palazzo regale qua. Ok. Molti non salgono sulla torre perché hanno paura di non diplomarsi dopo. Capito. Ma noi ci siamo già laureati, quindi... Sì, no, infatti anche l'ho fatto appena mi sono laureata. Anch'io totale, cioè proprio il giorno in cui mi sono laureata, Piazza Maggiore in diagonale. Esatto, Totale. esatto. Però sulla torre degli Asinelli non sono mai salita. E Ma perché l'hanno chiusa per parecchio tempo, adesso Ah. bisogna vedere quando riaprono le visite. Cioè anche non ho voglia di farmi 300 scalini, però tocca prima o poi. poi Martina ha detto prima anche che non si potrebbe andare a San Luca prima di laurearsi. Allora, io l'ho mantenuta questa promessa Ah, sì? a settembre, ottobre, quello che era. A 23 anni, nonostante sia nato e cresciuto a Bologna, sono andato finalmente perché mi ero laureato triennale. E poi in realtà una volta là mia madre ha letto che dipende a cosa credi, se salire sopra i tetti di Bologna oppure c'è chi dice che bisogna andare lì a pregare di passare. Ah, ok. Quindi ci sono due scuole di pensiero a riguardo. Ok. Io ci sono andata prima di laurearmi e mi sono laureata lo stesso, quindi... La strada del jazz l'hai fatta vedere? Cos'è la strada del jazz? Qui abbiamo le stelle come Hollywood. No, vabbè, ma non lo sapevo. Sì, ci sono un sacco di artisti. Però qui arriviamo fino a Piazza Maggiore, quindi magari Vabbè. questo da per un'altra volta un video più musicale. Sì. Un video più musicale magari. Cosa mi stai suggerendo, Andrea? Ah, non lo so, devi dircelo tu, sei tu la star qua Ma del non so canale. se loro lo sanno che abbiamo una band. Una rock band, si spera. Vabbè, rock tra virgolette perché facciamo cover di qualsiasi Vabbè, genere. la base strumentale è quella, chitarra, basso e batteria. Sì, Quindi- ecco, la bellissima torre, praticamente più inclinata della torre di Pisa. Facciamo vedere Tortellini giganti. Sono grossi. Sì. Molto belli, Mm. molto caratteristici. Piccolo ma caratteristico. È piccola però è caratteristica. Ecco, siamo quasi arrivati. Lì c'è il mercatino di Santa Lucia di Strada Maggiore. È rosso. Abbiamo fatto Aspettiamo il diventare il verde. semaforo rosso. Questo è il quadrilatero. Il quadrilatero sarebbe questa piazza? Sì, perché vedi che il portico è quadrilatero? Ah, sì. Ok, già verde. C'è anche la mongolfiera. Shapes and colors.
What? Anche questo è un meme che potrei mettere sopra. Shapes and colors the likes of which I've never seen. Come sempre ti mettono subito gli stand delle caramelle ed è difficile, molto difficile resistere alla tentazione. Come diceva Martina, è molto strano che non abbiamo ancora visto dei presepi. Questi sono i primi presepi che vediamo da quando siamo in giro. Dall'8 si dovrebbero fare. Sì. Voi l'avete fatto? Io no, non lo faccio perché scendo in Calabria dalla famiglia ogni anno, però in queste bancarelle ogni anno vengo a prendere un pezzo da aggiungere al presepe di famiglia, ma da quando ero piccolo, quindi abbiamo tante di quelle cose. E quest'anno ne dovevamo prendere uno, però alla fine non abbiamo fatto nemmeno il presepe, quindi non credo lo farò. Io di queste ho una fontanella che scende a mo' di cascata finta. Sì, sì. Sto muschio qua mi fa impazzire ogni anno, mi voglia di... Comunque sento un odore di zucchero e dolci. Sì, sono tutte le bancarelle intorno a noi. Sono una cosa così. Assurdo. Io ho le mani piccole. Io ne ho uno di questi. Quelli sono proprio piccoli. Sono minuscoli. Gli attrezzi del falegname, così piccoli, minuscoli. No, gli uccelli in gabbia. Io ne ho 50.000 di queste cassette. C'ho la tipa che vende gli animali tipo spaccio. Ah, oddio. Ma quanto è lunga questa banca? Oddio, tutti i personaggini ti personaggi. Ma poi ci sono di tutte le dimensioni. Si parte da quelle più piccole. Ah, l'umarell. Ma quale sarebbe l'umarell? Umarello, cosa? L'umarell non è tipo il vecchietto. L'umarell. Il vecchietto che osserva la gente Sì, che quello fa che i fa così a lavori. Bologna. No, così si dovrebbe fare. Un tempo, ma ho visto una volta un umarello calabrese su Via Indipendenza che stanno facendo i lavori per il tram, ma mi stava venendo da ridere. No, perché il marmo lo dovete trattare con cura. Trattare, perché in Calabria noi abbiamo questa forte che tipo di sputo in faccia. Voi avete le cose e noi abbiamo le... Oggi ne abbiamo parlato. E sai cosa ha detto? Ha detto com'era la Coca-Cola con la cannuccia. La Coca-Cola con la cannuccia corta. Quella è letteralmente una TV. Fatta di cartone, lei. Con dentro un presepe. Però è fighissima come idea. Molto bella. Io a casa tipo ho un presepe tipo questo, però in miniatura, cioè piccolo, più piccolo di mio questo, nonno. però, cioè che ha proprio le scalette, i tetti. Ci sono anche alcuni personaggi che stanno sul tetto. Le teste di leone per le fontane. Ti prego. Cos'è quella? Quella è frutta di marzapane, che è tipica di giù. Infatti è più siciliana, siculo-calabrese come cosa. Salve. Ciao. Dovremmo prendere gli strumenti della nostra band in miniatura. Ma non c'è il basso, sono tutte chitarre. Bassisti Non è giusto discriminati. Ma come sempre, d'altronde. Sì, e poi quando c'è un Ma sì, basso c'hanno tutti le lo chiamano batterie. chitarra. Esatto. Si muovono! Ma vi devo portare a vedere un presepe vicino a casa mia, che praticamente c'è questa famiglia che fuori da casa sua mette ogni anno tutto il presepe loro, tanto che hanno 50.000 cose e le statue sono grandi tanto così. E poi vanno a rimpicciolire man mano che si allontanano, che hanno un paese intero. Ma è acqua vera? Sì, Ah. tu attacchi il meccanismo alla corrente e la stessa acqua continua a girare all'infinito. Quindi devi ricordarti di metterla perché se non la metti si frigge tutto. No. Nella damigiana, ti prego. Bellissimo. Bellissimo. Belli! Bellissimi. Quello di pizzo. Gli ombrelli. È carino anche quel funghetto. Ma che ricci, sono adorabili. Ma che carini! guarda qua. È stupendo. Che carino! Simona, guarda, ho trovato il One Piece. Ti prego. Oh, dai. Ma che bello! Le letterine a Babbo Natale, ti prego, bellissimo. Scriviamone una anche noi. Cosa chiederà Andrea a Babbo Natale? Per la censura, per non farvi capire cosa scrivo.
No, che Oh, fai? è privato? Allora niente, No, scusa. Che fai? Che fai? Le cose private altrui. Tu cosa hai chiesto a Babbo Natale? Allora, vorrei dormire di più e mangiare tanto e bene. Forza Bellino, dai! ¿Qué vols? Un altre boli? És que no va. Què? Vols aquest boli? No va? Aquest no va, carinyo. Ma pure il tag metti. Mamma mia, siamo proprio nel 2025. Adesso appendiamolo. Lo metto qua. Riproviamo. Magari strappo l'angolino. Qua, così. Così Io ho ci fatto sta. proprio linea dritta, buco. Sì, questa è una... Ok, Così. ci sta. Prima volta che le vedo. Wow. Aspetta, in un anime c'erano le mele caramellate. In un anime, in tutti gli anime esistenti che hanno Sì, un ma ce n'era Natsumatsuri. uno in cui erano particolarmente importanti. Formaggi! Nella tombola napoletana l'88 è i caccicavalli. E perché la tombola napoletana c'ha le sue cose, ogni numero la è tombola, una. sì. Tipo 90 ha paura, Ah, giusto. l'1 è l'Italia, il 2 è la gatta, il 3 è il bebè, una cosa del genere. E poi 88 caccicavalli, poi 77 le gambe delle donne, 33 gli anni di Cristo. Averlo il tempo e lo spazio, cioè il tempo di farli e lo spazio per metterli. Ogni anno ne compravo uno e mi facevo i boa. Quindi a casa abbiamo c'è più questo che albero. C'è la collezione. Il resto mi mettevo addosso. Stavo guardando questo portaincenso per confrontarlo col portaincenso che ho comprato al Parco della Montagnola. Mi è scivolato là sotto, però Ce ne sono altri. ce ne sono altri, quindi non sono stata l'unica. Ops. Però è bello anche questo portaincenso circolare a disco, sì. E questo è tutto da Santa Lucia a Bologna. Se volete fare un giro, io credo che ci saranno fino al 6 gennaio, a parte quello di Piazza Minghetti francese che non c'era, doveva esserci ma... E lo brutto è scomparit. Cos'è un altro meme? Va bene. Poi te lo mando. Va bene. Sì, è tutto il brutto è scomparito. Che dire, questo è tutto, ci vediamo Alla prossima!